forse non tutti sanno che a Rocca Fluvioni, in provincia di Ascoli Piceno, una manciata di chilometri dal Monte Vettore e prossimi al mare, ci sono tra i maggiori produttori al mondo di tartufo nero pregiato, e quello che una volta era considerato un alimento per i nobili oggi è alla portata di tutti grazie a specifiche tecniche colturali. Qui conosciamo la storia di Emidio, che insieme alla famiglia porta avanti la vocazione di questo territorio e dove il clima mitigato dall'equidistanza tra mare e montagne è perfetto per la produzione di questo prelibato micelio. Emidio Angellozzi, 55 anni, è un cavatore di quinta generazione ed è stato avviato alla raccolta dal nonno Zenobio. Abbandonati gli studi, scelse fin da ragazzo di dedicarsi a questo mestiere, aiutato dal fratello Zenobio e dal papà Giuseppe. All'inizio la produzione era quasi esclusivamente spontanea e abbondante, poi con l'abbandono dei terreni agricoli è venuta riducendosi e oggi la tartuficoltura richiede precisi sistemi di produzione. L'azienda di Emidio occupa 16 collaboratori e si estende per un centinaio di ettari tra i territori di Rocca Fluvione, Venarotta e Palmiano, dove si produce tartufo bianco, nero pregiato e nero estivo. Questa dovrebbe essere una marcatura, eccola. Sarebbe questa crepa? Questa crepa nel terreno che è dovuta alla crescita del tartufo. Ah, cioè il tartufo crescendo Sì. solleva la terra? Sì. Ah, vediamo se c'è. Ok, eccolo qua. Ah, eccolo. La mia giornata comincia molto presto al mattino, come un tempo quando andavamo a Tartufi. Mi alzo prestissimo, generalmente alle 4, 4 e mezza. Ma presto vado la sera a dormire, 9, 9 e mezza ci sono a letto. Vedo le mail, quelle che vengono dall'altra parte del mondo dove sono sveglio già da ore. Poi appena incomincia a far giorno esco a raccogliere a volte per qualche ora, a secondo del grado di maturazione, del periodo, e quindi continuo a volte tutta la giornata. Poi la sera ci si sente, si discute, si ragiona su tutto quello che è stato fatto durante il giorno e tutto quello che deve essere fatto successivamente. Durante il giorno porto il telefono e a volte non, parlo e spesso con i cani. Di cosa parli con i cani? Parlo, racconto le mie giornate, sembrano che capiscano perché comunque stanno ad ascoltare, non contraddicono mai. Emidio, i tuoi antenati avevano capito il valore del tartufo come una vera e propria economia, anche se all'inizio il tartufo era un qualcosa di residuale per l'agricoltura, non aveva tanto valore. Come è avvenuto questo? I miei antenati hanno cominciato ad andare a cavare tartufi con allora l'aiuto del maiale, la zappa o il pungolo, questi erano gli arnesi con i quali si aiutavano. Hanno incominciato ad andare a tartufi, o meglio consumandoli dal principio, arricchivano da sapore i piatti contadini. Hanno poi cominciato a vendere nella vicina città di Ascoli ai nobili della città, ma non era una vendita, era per massima parte un baratto. Poi l'aspetto che ha cambiato l'economia del tartufo è arrivato con il dopoguerra, per lo spopolamento delle terre, giusto, e lo spostamento verso la città, verso Ascoli. Che cosa è successo? Cosa è cambiato? I borghi sono stati abbandonati per andare a cercare lavoro nel polo industriale di Ascoli, e quindi il tartufo ha avuto libero accesso a quei terreni nei quali da principio erano penalizzati o comunque era presente solo nei pascoli cespugliati, nei perimetri dei coltivi, e pian piano invase, che il tartufo davvero come definizione è un po' un pioniere, invase e aumentò la produzione in quegli anni in maniera esponenziale. E intanto avveniva anche il miracolo economico e quindi altre aziende sorgevano in Italia, cominciavano il commercio all'interno e all'export. Quindi il tartufo sempre più aumentava, ogni anno triplicava la quotazione. Il tartufo rappresentò un'economia non più integrativa ma alternativa.
Questo è un tartufo di prima scelta, di forma, perché è un po' irregolare, dipende un po' dall'attacco nel terreno, se no per tipologia del terreno e per ecotipo li fa più o meno tutti rotondi, mentre invece tutti questi piccoli lobi, tra l'altro, cadono nella forma delle fette, non sono regolari. Okay. Un tartufo di prima scelta, un tartufo extra, un tartufo extra inferiore, extra. Questo è di forma, diciamo, extra, ma ha subito un attacco sicuramente da un agente, e riterrei che è la siccità, perché ha fatto la crepolatura e poi la cicatrizzazione. Questo è anche un tartufo di prima scelta perché la forma è più o meno piatta, anche se regolare. Quindi più è regolare la forma, più la qualità è alta. Come è cambiato il modo di andare a cavare i tartufi? È molto diverso. Quando ero bambino, ragazzo, comunque poi in seguito alla scelta che feci di essere cavatore, di continuare quella tradizione, si partiva addirittura la notte, si facevano fino a 20 ore di raccolta, era faticosissimo. Si cambiavano i cani prima che facesse giorno e poi si continuava per tutto il giorno. Oggi in cultura lo gestisci come vuoi, non hai la competizione, puoi gestire il maltempo. A quel tempo si andava comunque, se avesse piovuto o nevicasse si andava perché si doveva prima che andasse qualcun altro, e quindi era molto difficile. La provincia di Ascoli Piceno racchiude un ambiente naturale diversificato. Si passa dal paesaggio montano a quello più dolce delle colline, fino alle superfici pianeggianti della costa. Si determina quindi un'agricoltura variegata. Nella parte più interna cereali, castagne e tartufi. Poi, verso la vallata, si trovano ulivi e vite, fino ai vivai sulla costa. La superficie a cereali è molto calata a causa dei prezzi troppo bassi del settore. In espansione invece l'olivicoltura, una crescita in qualità per la viticoltura, con il ricambio di vecchi vigneti a favore di nuove varietà, ma soprattutto buoni livelli di espansione per la tartuficoltura. Emidio, il tartufo a che livello del terreno si trova? Si trova in superficie, quelli che sono molto superficiali sono i primi abbozzi che si creano. Se le condizioni della meteorologia sono ottimali, quindi piogge frequenti, temperature non troppo elevate, vanno in porto. E quindi va da 0 centimetri fino a 20, 25, 30 centimetri. Ecco, vedi? È un terreno molto soffice, perché è lavorato sia dal micelio del tartufo sia da noi stessi. Con più è soffice il terreno, con più... Innanzitutto lavora meglio il micelio e poi la forma del tartufo è più regolare, più rotondeggiante e quindi ha maggior valore. Tommaso Ciriaci, agronomo per Confagricoltura Ascoli Piceno e Fermo. Roccafluvione è una località importantissima per il tartufo che nel tempo ha dato anche qualche difficoltà forse all'agricoltura tradizionale. Come hanno fatto a convivere questi due aspetti e soprattutto quali sono le caratteristiche di questo micelio? La tartuficoltura inizialmente non era considerata un'attività prettamente agricola. Infatti ci si limitava a raccogliere il prodotto dalle tartufaie naturali che non erano altro che boschi abbandonati. Con il tempo ci si è resi conto, con l'esperienza, con gli studi e con la ricerca, che poteva essere assimilata a un'attività agricola come tutte le altre. Da lì diciamo che l'attività dei cavatori, cioè di coloro che andavano a raccogliere il tartufo e lo vendevano, si è trasformata in un'attività di veri e propri coltivatori che hanno impiantato delle vere e proprie tartufaie. Questo perché si è scoperto che praticamente il tartufo, che è il corpo fruttifero di un fungo,
viene fuori dall'interazione tra il fungo che vive nel terreno, che interagisce in maniera simbiontica con l'apparato radicale di alcune specie arboree. La pianta trasferisce al fungo gli zuccheri, mentre il fungo consente alla pianta di assorbire elementi nutritivi che altrimenti non riuscirebbe ad assorbire, e amplia notevolmente la superficie del terreno che la pianta è in grado di esplorare. Quindi questa convivenza che apporta un vantaggio reciproco ha permesso poi di micorizzare, quindi riempire le radici di micelio di fungo e coltivarlo in maniera artificiale. Per la realizzazione, l'impianto delle tartufaie ci sono anche dei finanziamenti che vanno agli agricoltori? La Regione Marche in questi anni, attraverso il piano di sviluppo rurale, ha finanziato la realizzazione di nuove tartufaie e in generale l'ammodernamento delle aziende agricole, quindi i finanziamenti riguardano sia la tartufaia, ma possono riguardare anche le attrezzature necessarie per l'attività agricola e per la ristrutturazione di fabbricati da adibire a laboratori e a punti vendita. La zona, quindi la città di Roccafluvione, ricade in quello che è definito cratere sismico, e la Regione Marche, per consentire la ripresa di questi territori, ha stanziato dei fondi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati per il periodo di programmazione 2014-2020. È un momento in cui è forse necessario alle aziende agricole della zona di sfruttare le opportunità che la Regione Marche dà, perché potrebbe essere un motivo per ripartire con un nuovo slancio. Ogni quanto vanno potate queste querce? Queste querce vanno potate una volta l'anno, il periodo da dicembre a febbraio, quando la pianta è a riposo, e facendo una potatura aerea viene controllata anche l'apparato radicale, perché più la pianta ha bisogno di acqua e più le radici vanno in profondità, e più sprofondando le radici in profondità il micelio non riesce a lavorare. Il micelio lavora attaccato alla radice, e sprofondando tanto le radici il micelio non riesce più a stargli dietro e crescere. Hai fatto una precisa scelta in azienda e hai deciso di commercializzare solo ed esclusivamente il tartufo fresco. Il nostro business è per il 95% fresco, per il resto surgelato o conservato. Ma abbiamo rifiutato i derivati sintetici, vale a dire quei prodotti oggi molto diffusi che nulla hanno a che fare con il tartufo, dove il tartufo dovrebbe essere presente al 3% e dove invece non è presente nemmeno affatto. Cioè, di che cosa si tratta? Che si prodotti tratta sono? di una molecola chimica ottenuta appunto dalla sintesi chimica, è il bismetiltiometano, viene addizionato a seconda dei prodotti, o sull'olio all'1%, sulle salse al 4%, e dà un odore vago di tartufo, ma la presenza di tartufo non c'è che in minima parte. I costi sono bassissimi del prodotto e direi che sfrutta l'immagine del tartufo. I tartufi, una volta raccolti con il cane nella piantagione, vengono riportati in azienda e poi vengono fatti i vari passaggi. Il primo passaggio è nel lavaggio del tartufo, poi viene fatta la selezione, quindi viene raffilato, viene sezionato, viene preparato per le varie fasi successive. Quindi viene posto in vendita il tartufo che è vendibile, quindi che è di consistenza, o pezzo o selezione extra o super extra, non è un problema. Il tartufo che invece è meno consistente viene posto in sterilizzazione, quindi in conservazione. Viene messo nei barattoloni con acqua e sale, solo acqua e sale, e poi viene messo a sterilizzare in autoclave. Poi vengono riaperti successivamente per metterli nei vasetti o nei barattolini a seconda della richiesta del cliente, e poi vengono etichettati e venduti al cliente finale. Come mai, Emidio, il tartufo costa così tanto? Costa tanto, in particolari anni come questo, con una siccità così prolungata che è stata dannosissima per le tre produzioni, bianco, nero estivo e unginato, costa
almeno 3 volte tanto che i prezzi abituali. Quali sono i prezzi mediamente, insomma? Prendiamo per esempio il nero pregiato, quanto va al letto? Il nero pregiato va a 120 euro, il bianco 450, 500. Il piatto che vi voglio presentare riassume tutti i prodotti che più o meno il nostro territorio ci offre, ed è questa una carbonara gentile scomposta. Gentile perché non usiamo solo il pecorino, ma usiamo anche il parmigiano, questo perché vogliamo che l'aroma del tartufo sia comunque superiore a tutti quanti. Scomposta perché non andiamo subito ad amalgamare l'uovo, ma lo fa da fondo al nido di pasta che poi dopo conterrà il guanciale e il tartufo nero. Tagliamo a julienne il guanciale, che deve essere prima fatto sudare con dello strutto, del grasso di maiale che usavano una volta i nostri contadini. Rompiamo per una dose per una persona, per 100 grammi di pasta, un uovo intero e un solo tuorlo. Aggiungiamo del parmigiano, del pecorino, del pepe macinato al momento e una piccola grattugiata di tartufo. Amalgamiamo il tutto e mettiamo da parte. Una volta che la pasta è cotta, andiamo a risaldare nella padella dove avevamo precedentemente cotto il guanciale la pasta. A questo punto, una volta risaldata la pasta, siamo pronti per impiattare. Partiamo dal fondo, prendiamo questo uovo che avevamo preparato prima in precedenza, lo mettiamo nel fondo del piatto, facciamo un nido con la pasta che è stata risaldata nel grasso del guanciale, facciamo questo nido, lo andiamo a depositare sopra all'uovo e poi mettiamo questo guanciale croccante e una julienne tagliata di tartufo. Questo perché io preferisco una julienne, perché mi piace anche sentire l'aroma del tartufo nel momento che viene tagliato dai denti, nel palato, quel crunch, capito, che poi dopo esplode quell'aroma del tartufo. Buon appetito a tutti! Cosa stai facendo? Adesso io non sto facendo altro che rimuovere quello che sono dei difetti estetici del tartufo. Vedo che tu lo tocchi, sì, lo per premi, vedere che non abbia, sì, che non sia stato toccato da vermi o mosche. Quindi eccolo. Senti la consistenza? Sì. Poi ecco, facciamo una cernita in base alla forma. Quindi questo è un super extra, questo possiamo considerarlo extra. Come faccio a capire quando un tartufo è buono? Ecco, questo possiamo definirlo un ottimo tartufo perché ha il peridio, la parte esterna del tartufo ben definita, scura, sì, e l'interno la cosiddetta polpa o gleba, che ha il contrasto con trame bianche e nere, quindi ben definite, tipiche della varietà, del nero pregiato. Emidio, ormai tu hai tanti anni che fai il cavatore, ma qual era l'emozione per te di fare questa cosa, tanto insomma da decidere di continuare questa attività che avevi imparato dal nonno, insomma dai tuoi parenti? Contrariamente alla volontà di mio padre, che sosteneva: dove vai domani senza un lavoro, senza una pensione, come si diceva a quel tempo, io lo feci davvero con la voglia di farlo, mi divertivo. E poi in quegli anni invece davvero degli anni 80, 90, quelli che furono più, forse secondo me dal punto di vista economico, i migliori per l'Italia, i prezzi aumentavano sempre, cifre esorbitanti, forse riuscivo a raccogliere in un solo giorno quello che un operaio guadagnava in un mese. Venne dopo anche la commercializzazione, molto dopo, e quindi anch'io senza lingua, senza conoscenze, cominciai a girare il mondo. Tutto è venuto dopo. Che cosa significa per te, Emidio, essere un moderno, un nuovo agricoltore? Produrre la qualità, se vogliamo, naturale, biologica, come in passato, come gli antenati, servendosi delle tecnologie moderne, senza invadere, senza modificare il territorio.
E cosa c'è nel profumo del tartufo? Il profumo del tartufo? Conosco i profumi del tartufo misti a diverse varietà, di ogni varietà riconosco le presenze, riconosco anche al tatto, sai, eravamo abituati a toccarli di notte. Era più emozionante forse quando andavi a farlo da bambino che oggi? Oh sì, oggi è l'allevamento. L'uomo da cacciatore è diventato allevatore. In questo caso è la stessa cosa venuta a noi con i tartufi. Quindi hai un po' di nostalgia? Totale, c'era più poesia. Oggi però tu inizi a fare anche la vendita online, magari un tempo non avresti mai pensato, per raggiungere i tuoi clienti in tutto il mondo. Sì, non avevo mai pensato, non ho mai molto creduto. Io non appartengo alle tecnologie, la mia generazione, ho 55 anni e la mia generazione non ha vissuto l'era dei telefonini. E così la possibilità con internet, con quella finestra affacciata al mondo, di poter vendere il prodotto ovunque. Non lo credevo, non l'avrei immaginato. Oh Alessandro, hai preparato quell'etichetta per l'America? Sì, è pronta. Perché devo andare in stampa e poi deve partire entro domani, quindi devo avere i tempi utili. Ok. Va bene. Cosa ti auguri per i tuoi figli che magari non hanno provato le emozioni, la poesia che hai provato tu? Mi auguro che facciano questo lavoro come lo feci io, spinto da passione e non per guadagni. Questo, e sembra che sia già così.